Le Cinque Terre sono una delle mete più affascinanti d'Italia, ma scegliere il borgo giusto può fare la differenza tra un viaggio indimenticabile e una piccola delusione. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Ognuno ha la sua anima, i suoi punti di forza e qualche piccolo difetto. In questo video ti aiuterò a capire quale sia la destinazione perfetta per te, in base alle tue esigenze di viaggio. E per rendere il tuo viaggio ancora più speciale, alla fine di questa guida ti svelerò un bonus segreto, una perla nascosta della Liguria che si sposa perfettamente con la tua visita alle Cinque Terre. Prima di immergerci nell'esplorazione dettagliata di ogni borgo, facciamo insieme una rapida panoramica delle caratteristiche principali di ciascuno. Questa prima occhiata ti aiuterà a orientarti tra le diverse anime delle Cinque Terre e a individuare quale potrebbe essere la meta più adatta alle tue esigenze. Ogni borgo ha infatti una sua personalità unica, punti di forza distintivi e particolarità che lo rendono perfetto per un certo tipo di viaggiatore. Scopriamo insieme questi primi indizi che ci guideranno poi in un'esplorazione più approfondita. Monterosso è il più grande e accessibile dei 5 borghi ed è l'unico ad avere una vera e propria spiaggia di sabbia, attrezzata con stabilimenti e ombrelloni. È perfetto per chi cerca relax al mare, famiglie con bambini e persone con difficoltà motorie, grazie alle sue strade pianeggianti. Monterosso ha anche una vivace vita notturna e una vasta scelta di ristoranti e bar sul lungomare. Se sogni di trascorrere giornate in spiaggia senza dover scalare ripide scogliere, questo è il posto giusto. Considerata la perla delle Cinque Terre, Vernazza è il borgo più pittoresco, con il suo porticciolo incantevole e le case color pastello arroccate sulla scogliera. È il luogo ideale per coppie in cerca di un'atmosfera romantica e per chi ama immortalare panorami da cartolina. Tuttavia, essendo molto visitata, può risultare affollata nei mesi estivi. Inoltre, non ha una vera spiaggia, ma una piccola area vicino al porto dove è possibile fare il bagno. Perfetta per chi cerca autenticità e scorci indimenticabili, ma meno adatta a chi vuole una vacanza balneare classica. Corniglia è l'unico borgo che non si affaccia direttamente sul mare, ma è arroccato su una scogliera a 100 metri d'altezza. Per raggiungerlo bisogna salire la lunga scalinata della Lardarina, oltre 350 gradini, o prendere un bus dalla stazione. È il posto ideale per chi cerca tranquillità, lontano dal turismo di massa, e per gli amanti del trekking, grazie ai sentieri panoramici che la collegano agli altri borghi. Tuttavia, non è adatta a chi ha difficoltà motorie e non ha accesso diretto al mare, quindi potrebbe deludere chi desidera fare il bagno tutti i giorni. Manarola è famosa per i suoi scenari mozzafiato e per il punto panoramico di Punta Bonfiglio, da cui si ammirano tramonti incredibili. È la meta ideale per chi ama passeggiare tra vicoli caratteristici, degustare vini locali come lo Chaquetrà e rilassarsi in un borgo dal fascino autentico. Anche se non ha una spiaggia sabbiosa, offre un'area rocciosa perfetta per tuffi e snorkeling. Non è l'opzione più comoda per chi ha problemi di mobilità, ma è perfetta per chi vuole vivere le Cinque Terre nella loro essenza più vera. Riomaggiore è il primo borgo per chi arriva dalla Spezia ed è caratterizzato da case alte e colorate che si sviluppano lungo una stretta valle. È una destinazione ideale per chi ama l'avventura, grazie ai sentieri escursionistici e alla sua piccola marina, perfetta per esplorare le acque cristalline in kayak o snorkeling. È anche il punto di partenza della celebre Via dell'Amore, quando aperta. Tuttavia, le sue strade ripide e le numerose scalinate lo rendono meno adatto a chi ha difficoltà motorie. Dopo aver dato uno sguardo alle caratteristiche di ogni borgo, è arrivato il momento di immergerci nella loro essenza. In questa guida dettagliata esploreremo ogni angolo, ogni scorcio e ogni peculiarità che rende unica ciascuna delle Cinque Terre. Iniziamo il nostro viaggio da Monterosso, il borgo che profuma di salsedine e accoglie i viaggiatori con la sua lunga spiaggia dorata.
Monterosso al mare non è solo uno dei borghi delle Cinque Terre, è un piccolo mondo sospeso tra il mare e le colline terrazzate, un angolo di Liguria dove il tempo sembra rallentare e la bellezza si mescola al profumo del sale e dei limoni. Tra le case color pastello, le spiagge dorate e i vicoli che si arrampicano verso la macchia mediterranea, Monterosso sa regalare emozioni autentiche a chi decide di esplorarlo con calma. Passeggiare per Monterosso significa perdersi tra due anime ben distinte, il borgo antico e la zona più moderna di Fegina. Nel centro storico si respira ancora l'atmosfera di un villaggio di pescatori, con le stradine strette, le piccole piazze ombreggiate e le botteghe dove il tempo pare essersi fermato. Qui si trova la chiesa di San Giovanni Battista, con la sua affascinante facciata in stile gotico ligure a fasce bianche e nere, e il vicino oratorio della Confraternita, ricco di suggestione e storia. Ma il vero simbolo di Monterosso è il convento dei Cappuccini, che domina il paese dall'alto del colle di San Cristoforo. Raggiungerlo a piedi, tra sentieri panoramici e il profumo dei pini marittimi, è un'esperienza che ripaga con una vista mozzafiato sulle Cinque Terre. Se invece ci si sposta verso Fegina, la parte più nuova di Monterosso, si incontra un paesaggio diverso. Qui si estende la spiaggia più ampia delle Cinque Terre, perfetta per chi vuole godersi il mare senza rinunciare alla comodità degli stabilimenti balneari. E proprio su questa spiaggia si erge il Gigante, una maestosa statua in cemento raffigurante Nettuno, che un tempo faceva parte di una sontuosa villa e che oggi, nonostante i danni del tempo, resta un'icona inconfondibile del borgo. Ma cosa rende Monterosso così speciale? A differenza degli altri borghi delle Cinque Terre, che si sviluppano su pendii scoscesi, Monterosso ha una conformazione più aperta e accessibile, il che lo rende perfetto per chi desidera esplorarlo senza troppi dislivelli. Inoltre, qui si trova una delle poche spiagge di sabbia della zona, un dettaglio che non passa inosservato per chi cerca una giornata di relax tra un'escursione e l'altra. Arrivare a Monterosso in macchina può essere una sfida, visto che i parcheggi sono limitati e piuttosto costosi. Se proprio non si può fare a meno dell'auto, il parcheggio più grande si trova a Fegina, vicino alla stazione ferroviaria, ma conviene arrivare presto la mattina per trovare posto. Il consiglio migliore è lasciare l'auto a Levanto o La Spezia e prendere il treno, il mezzo più comodo per visitare le Cinque Terre senza stress. Anche i battelli offrono un'alternativa affascinante, permettendo di godere del panorama costiero prima ancora di mettere piede nel borgo. Per chi ama il trekking, Monterosso è un punto di partenza ideale per alcuni dei sentieri più spettacolari della Liguria. Il sentiero che collega Monterosso a Vernazza è uno dei più famosi e regala panorami che restano impressi nella memoria. Camminare lungo questi antichi percorsi significa immergersi completamente nella natura e nella storia delle Cinque Terre, tra muretti a secco, vigneti e scorci di mare che appaiono tra le curve del sentiero. Chi viaggia con il cane troverà in Monterosso un luogo piuttosto accogliente. Molti ristoranti all'aperto accettano animali e anche la spiaggia di Fegina ha alcune aree dove è possibile portarli. Meglio informarsi in anticipo sulle regole stagionali. I sentieri escursionistici possono essere impegnativi per i cani meno allenati, ma quelli più brevi e ombreggiati sono perfetti per una passeggiata con il proprio amico a quattro zampe. Per chi vuole risparmiare, è bene sapere che i prezzi nelle Cinque Terre possono essere alti, soprattutto in alta stagione. Un buon trucco è fare colazione o acquistare snack nei panifici locali piuttosto che nei bar turistici e optare per ristoranti meno centrali per il pranzo e la cena. Inoltre, il treno è il modo più economico per spostarsi tra i borghi ed esistono biglietti giornalieri che permettono viaggi illimitati, risparmiando sui singoli spostamenti. E poi c'è il cibo. Monterosso è il regno delle acciughe, che qui vengono preparate in 1000 modi, fritte, marinate o sotto sale,
sempre accompagnate da un bicchiere di bianco locale. I ristoranti sul lungomare e nelle viuzze del borgo offrono piatti tipici liguri da gustare con vista sulla baia, trofie al pesto, panzotti in salsa di noci e, ovviamente, la focaccia, che in Liguria è quasi una religione. Dopo una giornata tra le spiagge e i sentieri che abbracciano la costa, niente è meglio di un bicchiere di vermentino all'Enoteca Internazionale, accompagnato da un tagliere di formaggi locali, con un'ampia selezione di vini e un'atmosfera accogliente. È una tappa perfetta per gli amanti del buon bere. Per chi preferisce un'opzione più vicina alla spiaggia, la cantina di Michi è un'ottima scelta per un aperitivo con focaccia ligure e cocktail rinfrescanti, grazie alla sua selezione di piatti locali e vini di qualità. Per cena, il ristorante Michi continua a essere un punto di riferimento per la cucina ligure, con piatti raffinati come il risotto, ai frutti di mare e il pescato del giorno. Chi cerca un'alternativa con un'atmosfera più rustica e autentica può optare per l'osteria, dove la pasta al pesto fatta in casa e le specialità regionali sono protagoniste. Se invece si desidera un'esperienza romantica con una vista spettacolare, l'Ancora della Tortuga è la scelta ideale. Situato su una scogliera con una terrazza panoramica, propone piatti di pesce fresco e specialità liguri, perfetti per una cena al tramonto. Qualunque sia la scelta, Monterosso sa sempre come conquistare i suoi visitatori con sapori autentici e panorami indimenticabili. Visitare Monterosso è un'esperienza che va vissuta senza fretta, lasciandosi cullare dal ritmo lento del mare e dal calore della sua gente. Che sia per un giorno o per un soggiorno più lungo, questo borgo ha la capacità di far sentire ogni viaggiatore come a casa. Lasciandoci alle spalle le ampie spiagge dorate di Monterosso, il sentiero ci conduce verso un gioiello incastonato nella roccia. Vernazza si rivela gradualmente, come un segreto che la costa vuole svelare solo ai più pazienti, con il suo porticciolo che si apre come un anfiteatro naturale sul mare. Vernazza è senza dubbio uno dei borghi più iconici delle Cinque Terre, un luogo che sembra uscito da una cartolina, con le sue case color pastello che si affacciano su un piccolo porticciolo naturale. Qui, la bellezza della Liguria si mostra in tutta la sua intensità: mare cristallino, vicoli stretti e ripidi, e un'atmosfera autentica che incanta chiunque decida di visitarlo. Appena si arriva a Vernazza, si viene accolti da un dedalo di stradine che si snodano tra antiche abitazioni e piccole botteghe. Passeggiando per il borgo, si raggiunge rapidamente la piazzetta principale, il cuore pulsante di Vernazza, dove il tempo sembra essersi fermato. Qui si trovano bar e ristoranti con tavolini all'aperto, perfetti per gustare un bicchiere di vino locale ammirando il mare. La chiesa di Santa Margherita d'Antiochia, con la sua caratteristica torre ottagonale, domina la piazza e rappresenta uno degli edifici più suggestivi del borgo. Salendo lungo i vicoli si arriva al Castello Doria, un'antica fortificazione medievale che offre una vista spettacolare su tutta la costa. La salita può essere un po' impegnativa, ma il panorama ripaga ogni sforzo. Il blu intenso del mare si fonde con i colori accesi delle case, creando un quadro indimenticabile. Vernazza ha un fascino unico, che la distingue dagli altri borghi delle Cinque Terre. A differenza di Monterosso, che ha ampie spiagge, Vernazza ha una piccola baia dove le barche dei pescatori sono ormeggiate direttamente sulla riva. Questo rende il borgo ancora più pittoresco e suggestivo. Qui il turismo si mescola ancora alla vita locale, con i pescatori che riparano le reti e gli abitanti che si ritrovano in piazza per chiacchierare. Se arrivate in auto, sappiate che Vernazza è quasi completamente pedonale e i parcheggi sono limitati. Il modo migliore per raggiungere il borgo è con il treno, che ferma direttamente nel cuore del paese, oppure con i battelli che collegano le Cinque Terre.
Per chi non vuole rinunciare all'auto, l'unica opzione è parcheggiare fuori dal borgo e proseguire a piedi o con il bus navetta. Gli amanti del trekking troveranno in Vernazza un punto di partenza ideale per esplorare i sentieri più spettacolari delle Cinque Terre. Il percorso che collega Vernazza a Monterosso è uno dei più panoramici, con viste mozzafiato sulla costa. Per chi preferisce un'alternativa meno impegnativa, il sentiero verso Corniglia offre scorci meravigliosi, senza troppi dislivelli. A livello gastronomico, Vernazza è un paradiso per gli amanti della cucina ligure. Oltre alla celebre focaccia, qui si possono gustare le acciughe di Monterosso, le trofie al pesto e la pasta con il sugo di noci, il tutto accompagnato da un bicchiere di vino bianco locale. I ristoranti con terrazza vista mare offrono un'esperienza unica, perfetta per una cena romantica con il rumore delle onde in sottofondo. A Vernazza, l'aperitivo perfetto con vista sulla scogliera si trova al bar La Torre, dove si può sorseggiare un calice di Chaquetrà ammirando il panorama mozzafiato. Per un'esperienza più esclusiva, il ristorante Belforte, situato in una torre medievale a picco sul mare, offre piatti raffinati a base di pesce fresco, perfetti per una cena romantica. Chi cerca la vera cucina ligure può recarsi alla trattoria Gianni Franzi, un'istituzione del borgo dove si possono gustare acciughe fritte, zuppa di pesce e altre specialità tradizionali in un'atmosfera autentica. Per un'opzione più informale e genuina, il Pirata delle Cinque Terre è il posto giusto. Conosciuto per le sue colazioni abbondanti con pasticceria fresca e caffè di qualità, propone anche ottime cene semplici e saporite. Se si vuole provare qualcosa di diverso, Pippo a Vernazza, tradizione in street food, è perfetto per un pasto veloce ma gustoso, con panini e piatti della tradizione ligure, mentre il Gattaccio è la scelta ideale per gli amanti del pesce crudo e delle specialità di mare. Visitare Vernazza è un viaggio nell'essenza delle Cinque Terre, un'immersione in un borgo che ha saputo conservare la sua anima autentica nonostante il turismo. Mentre Vernazza scompare alle nostre spalle con le sue case colorate riflesse nelle acque del porto, il panorama si apre verso l'alto. In lontananza, come un'aquila sul suo nido, Corniglia ci aspetta. Unico borgo delle Cinque Terre a non abbracciare direttamente il mare, fieramente arroccato sul suo promontorio a 100 metri d'altezza. Corniglia è il borgo più particolare delle Cinque Terre, l'unico a non affacciarsi direttamente sul mare, ma a svettare su un promontorio roccioso. Questa caratteristica lo rende meno turistico e più autentico rispetto agli altri borghi della zona. Perfetto per chi cerca un'atmosfera tranquilla e panorami mozzafiato. Arrivare a Corniglia è già un'esperienza. La stazione ferroviaria si trova a valle e per raggiungere il centro bisogna affrontare la famosa Lardarina, una scalinata di 382 gradini che offre viste spettacolari sul mare. Per chi preferisce evitare la salita a piedi, c'è un servizio di bus che collega la stazione con il borgo. Una volta arrivati, ci si trova immersi in un labirinto di vicoli stretti e case in pietra decorate con persiane colorate. La piazza principale, Largo Taragio, è il cuore del borgo, con una piccola chiesa, qualche bar e ristoranti che servono specialità liguri. Tra le tappe imperdibili c'è la chiesa di San Pietro, un gioiello gotico ligure con una facciata decorata e un interno semplice ma suggestivo. Uno dei punti panoramici più belli è la terrazza di Santa Maria, da cui si gode una vista spettacolare sulle Cinque Terre e sul mare aperto. Da qui, nelle giornate limpide, si possono scorgere anche le isole dell'arcipelago toscano. Questo luogo è perfetto per fermarsi un momento e godersi la pace che caratterizza Corniglia. Essendo meno affollato rispetto agli altri borghi, Corniglia è ideale per chi cerca una fuga dal turismo di massa. I prezzi sono leggermente più bassi rispetto a Vernazza e Manarola e si possono trovare alloggi e ristoranti a costi più contenuti.
Per gli amanti del trekking, Corniglia è un punto di partenza strategico per alcuni dei sentieri più spettacolari delle Cinque Terre. Il percorso verso Vernazza è tra i più panoramici, con vedute incredibili sulla costa e sui vigneti terrazzati. Anche il sentiero per Manarola è molto suggestivo, attraversando uliveti e paesaggi naturali mozzafiato. Essendo più isolato, Corniglia non è il borgo più adatto per chi ha difficoltà motorie, dato che molte delle sue strade sono ripide e con gradini. Tuttavia, chi riesce a raggiungerlo viene ricompensato da un'atmosfera unica e rilassata. Anche per chi viaggia con animali, Corniglia è una scelta perfetta, meno traffico pedonale e molti spazi naturali dove passeggiare. A livello gastronomico, il borgo offre ottimi ristoranti specializzati in piatti della tradizione ligure. Dopo aver salito i 377 gradini della Lardarina, ci si può concedere un aperitivo al bar La Terza Terra, il punto più panoramico di Corniglia, dove è possibile sorseggiare un buon vino locale ammirando il mare dall'alto. Per chi ama i sapori autentici, l'osteria a cantina de Mananan è una tappa imperdibile. Un piccolo ristorante storico con un'atmosfera intima, perfetto per gustare piatti tradizionali come i ravioli di pesce e il coniglio alla ligure. Il ristorante Cecio, con la sua terrazza vista mare, offre un ambiente accogliente e un menù che valorizza i sapori liguri, tra cui la farinata e il pescato del giorno. Un'altra ottima scelta è il ristorante La Posada, dove si possono assaporare specialità di mare preparate con ingredienti freschissimi, il tutto in un'atmosfera familiare e rilassata. Per chi desidera un'esperienza ancora più autentica, il ristorante Dautinola propone cucina tradizionale ligure in un ambiente semplice e accogliente, con piatti genuini che raccontano la storia gastronomica delle Cinque Terre. Visitare Corniglia significa scoprire un lato più autentico e intimo delle Cinque Terre, lontano dal caos e dalla folla. Se ami i panorami mozzafiato, la tranquillità e le esperienze autentiche, questo borgo saprà conquistarti. Dopo aver salutato l'altezza vertiginosa di Corniglia e i suoi vigneti terrazzati, il sentiero ci guida verso un dipinto vivente. Manarola emerge dalla roccia come un presepe colorato, con le sue case che sembrano nascere direttamente dalla pietra in un tripudio di colori pastello. Manarola è uno dei borghi più affascinanti delle Cinque Terre, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e la bellezza della Liguria si mostra in tutta la sua intensità. Questo piccolo gioiello, con le sue case variopinte aggrappate alla scogliera, regala panorami da cartolina e un'atmosfera autentica che incanta chiunque lo visiti. Appena si arriva a Manarola, si viene accolti dal suo piccolo centro storico, fatto di stretti carugi e scalinate che si snodano tra le case color pastello. Passeggiando si incontra la chiesa di San Lorenzo, un edificio gotico risalente al XIV secolo che rappresenta uno dei simboli del borgo. Dalla piazza della chiesa si gode di una vista meravigliosa sulla valle circostante, punteggiata da vigneti terrazzati. Uno dei punti più iconici di Manarola è il sentiero panoramico che conduce a Punta Bonfiglio. Qui si trova una terrazza naturale da cui si possono ammirare tramonti mozzafiato, con il mare che si tinge di 1000 sfumature di rosso e arancione. Un altro percorso imperdibile è la Via dell'Amore, che collega Manarola a Rio Maggiore. Un sentiero breve ma spettacolare, purtroppo soggetto a chiusure periodiche, quindi è sempre meglio verificare in anticipo la sua accessibilità. Manarola ha un carattere unico rispetto agli altri borghi delle Cinque Terre. A differenza di Monterosso, che ha ampie spiagge, qui si trova una piccola area rocciosa, perfetta per fare il bagno e tuffarsi nelle acque cristalline. Il borgo è famoso anche per la sua tradizione vinicola. È qui che si produce il celebre Chaquetra, un vino passito dal gusto intenso, che si può degustare nelle enoteche locali. Chi arriva in auto deve sapere che Manarola è quasi interamente pedonale e i parcheggi si trovano in alto, fuori dal centro abitato.
Il modo migliore per raggiungere il borgo è il treno, che ferma a pochi minuti a piedi dal centro, oppure i battelli che collegano le Cinque Terre via mare. Per chi preferisce camminare, il sentiero che collega Manarola a Corniglia offre scorci incredibili ed è un'alternativa perfetta per gli amanti del trekking. Per le persone anziane o con difficoltà motorie, Manarola può risultare impegnativa a causa delle numerose salite e scalinate. Tuttavia, la zona del porticciolo è facilmente accessibile e offre una splendida vista senza dover affrontare percorsi troppo ripidi. Risparmiare a Manarola è possibile adottando qualche piccolo accorgimento. Mangiare nei ristoranti con vista mare può essere costoso, ma si può optare per una deliziosa focaccia ligure acquistata in un panificio locale e gustarla all'aperto ammirando il panorama. Anche per gli spostamenti conviene acquistare un biglietto giornaliero del treno, che consente di visitare più borghi senza spendere troppo. Dal punto di vista gastronomico, Manarola offre una cucina tipica ligure irresistibile. Qui, il momento dell'aperitivo diventa un'esperienza indimenticabile al Nessun Dorma, un locale iconico affacciato sul mare, dove si possono gustare bruschette gourmet e sorseggiare un bicchiere di Shake con una vista spettacolare su Manarola. Per una cena da ricordare, la trattoria da Billy è una tappa obbligata. Un'atmosfera accogliente e una cucina che esalta i sapori del mare, con antipasti di pesce e un'ottima pasta ai frutti di mare. Anche il porticciolo è una scelta eccellente per chi ama la cucina ligure, con piatti preparati con ingredienti freschissimi e una particolare attenzione alle specialità locali. Infine, il ristorante Marina Piccola è un'ottima alternativa per gustare piatti di pesce con vista sul mare, in un ambiente elegante e rilassato. Visitare Manarola significa immergersi in un borgo che ha saputo mantenere intatta la sua anima autentica. Che si tratti di una visita di poche ore o di un soggiorno più lungo, questo angolo di Liguria rimarrà nel cuore di chiunque lo scopra. I riflessi del tramonto su Manarola sfumano dolcemente mentre il sentiero dell'amore, seppur oggi modificato, ci sussurra antiche storie d'amore mentre ci conduce verso l'ultimo tesoro delle Cinque Terre. Riomaggiore ci accoglie con il suo caratteristico porto e le sue case alte e strette, che sembrano fare a gara per conquistare il cielo. Riomaggiore è il primo borgo delle Cinque Terre per chi arriva dalla Spezia ed è uno dei più affascinanti e autentici della zona. Le sue case colorate si sviluppano verticalmente lungo una stretta valle, creando un paesaggio unico che si apre su un piccolo porticciolo pittoresco, dove le barche dei pescatori aggiungono un tocco di autenticità e tradizione. Appena si arriva a Riomaggiore, ci si immerge subito nell'atmosfera vivace del borgo. La via principale, fiancheggiata da negozi, bar e ristoranti, è il cuore pulsante del paese. Passeggiando tra i vicoli stretti si scoprono scorci suggestivi e angoli nascosti che raccontano la storia del luogo. Uno dei punti più iconici è il castello di Riomaggiore, una fortificazione medievale situata in alto sul paese che offre una vista spettacolare sul mare e sulle colline circostanti. Uno degli elementi più distintivi di Riomaggiore è la sua piccola marina, un luogo perfetto per ammirare il tramonto o semplicemente godersi la vista delle onde che si infrangono sugli scogli. Per chi ama il trekking, Riomaggiore è anche il punto di partenza della famosa Via dell'Amore, il sentiero panoramico che collega il borgo a Manarola. Purtroppo il percorso è stato soggetto a chiusure negli ultimi anni, quindi è consigliabile verificare in anticipo la sua accessibilità. A differenza di Monterosso, che vanta una spiaggia più ampia, Riomaggiore offre piccole calette rocciose dove fare il bagno in acque cristalline. Gli amanti dello snorkeling troveranno fondali ricchi di vita marina, perfetti per un'esperienza immersiva a contatto con la natura. Per chi arriva in auto, è bene sapere che Riomaggiore è quasi completamente pedonale e i parcheggi sono situati all'esterno del borgo. Il mezzo più comodo per raggiungere il paese è il treno,
che ferma direttamente nel cuore del borgo, oppure i battelli che collegano le Cinque Terre via mare. Dal punto di vista gastronomico, Riomaggiore offre piatti tipici della tradizione ligure. Qui, l'aperitivo perfetto si sorseggia da A Pied de Mât, un wine bar arroccato sulla scogliera, dove il suono delle onde e una vista mozzafiato accompagnano calici di vino locale e taglieri di specialità liguri. Per una cena all'insegna della qualità e della tradizione, il ristorante Dao Cila è una scelta raffinata, con piatti di mare preparati con ingredienti freschissimi e una location incantevole. Qualunque sia la scelta, Riomaggiore saprà conquistare ogni visitatore con il suo fascino senza tempo e la sua cucina indimenticabile. Visitare Riomaggiore significa scoprire un borgo che ha saputo mantenere intatta la sua autenticità, offrendo un mix perfetto di tradizione e bellezza naturale. Dopo aver esplorato le Cinque Terre, c'è un ultimo gioiello che merita assolutamente una visita: Porto Venere, un borgo che, pur non facendo parte ufficialmente delle Cinque Terre, ne condivide la bellezza mozzafiato e l'atmosfera incantata. Porto Venere si presenta come un dipinto medievale affacciato sul mare, con le sue case alte e strette dai colori pastello che creano la caratteristica palazzata sul waterfront. Il borgo è dominato dal castello Doria, una fortezza del XII secolo che si erge maestosa sulla roccia, offrendo una vista spettacolare sul Golfo dei Poeti e le isole Palmaria, Tino e Tinetto. Ciò che rende Porto Venere unico è il suo perfetto connubio tra storia e natura. La chiesa di San Pietro, costruita su uno sperone roccioso a picco sul mare, è un capolavoro dell'architettura gotico-genovese che regala alcuni degli scorci più suggestivi della Liguria. Poco distante, la chiesa di San Lorenzo custodisce preziose opere d'arte e offre una vista privilegiata sul borgo antico. Il centro storico è un dedalo di vicoli stretti che si snodano tra botteghe artigiane, piccoli ristoranti e abitazioni storiche. La via principale, chiamata Il Carugio, è un susseguirsi di negozi caratteristici e locali dove assaggiare le specialità locali, tra cui i muscoli, le cozze, di Porto Venere, famosi in tutta Italia. Per gli amanti del mare, Porto Venere offre calette nascoste e acque cristalline perfette per lo snorkeling. La grotta di Byron, dedicata al poeta inglese che qui trovava ispirazione, è raggiungibile via mare ed è uno spettacolo naturale imperdibile. L'isola Palmaria, raggiungibile con un breve tragitto in battello, è un paradiso naturale dove fare trekking o semplicemente rilassarsi in una delle sue belle spiagge. Il modo migliore per arrivare è prendere il battello dalla Spezia, un viaggio di circa 30 minuti che regala già di per sé viste panoramiche incredibili. In alternativa, si può raggiungere in autobus dalla Spezia o in auto, anche se i parcheggi sono limitati soprattutto in alta stagione. Porto Venere è perfetto per una gita di un giorno dalle Cinque Terre, ma merita anche un soggiorno più lungo per apprezzarne appieno la bellezza e l'atmosfera rilassata. Il borgo è meno affollato rispetto alle Cinque Terre, soprattutto la mattina presto e la sera, quando i turisti giornalieri sono già ripartiti. La visita ideale include una passeggiata nel centro storico, la salita al Castello Doria, una visita alla chiesa di San Pietro e, se il tempo lo permette, un'escursione all'isola Palmaria. Non dimenticare di concludere la giornata con un aperitivo al tramonto in uno dei locali sul porto, ammirando il sole che si tuffa nel mare tra le isole del Golfo. Visitare le Cinque Terre non è solo un viaggio, è un'emozione che ti entra dentro, qualcosa che ti rimarrà nel cuore per sempre.